Oggi prepariamo un pane low carb che non si sbriciola e che non è un mattone, ma soprattutto ti spiego perché funziona. Partiamo con il mix secco. Maciniamo finissimi 120 g di semi misti, zucca, girasole e lino. Più fine la macinatura, più il pane viene compatto e tagliabile. Li mettiamo in una ciotola e aggiungiamo 30 g di farina di mandorle, 25 g di psiglio, 15 di inulina, un cucchiaio di amido di patate, 16 di lievito istantaneo, sale e mescoliamo. E già qui abbiamo i primi benefici. Semi più mandorle danno struttura, ma soprattutto grassi buoni, sazietà duratura e micronutrienti interessanti come vitamina E, minerali, proteine. Ma la differenza per la consistenza la fanno psiglio e inulina. Insieme infatti queste due fibre prebiotiche creano una consistenza molto vicina a quella del pane tradizionale, migliorando al contempo anche la salute intestinale. Adesso passiamo al gel di chia. In una ciotola versa un cucchiaio di chia più 3 cucchiai di acqua, mescola e lascia addensare per 15 minuti. Se usi acqua tiepida si addensa anche prima. La chia qui ha la funzione di trattenere acqua per rilasciarla poi in cottura. È uno dei motivi per cui questo pane resta umido senza diventare gommoso. Passati i 15 minuti iniziamo a montare 250 ml di albumi a cui aggiungiamo 2 cucchiaini di aceto di mele. Poi inseriamo il nostro gel di chia. Lavoriamo qualche istante. Anche la chia è ricca di fibre ed insieme ad inulina e psiglio aiuta a dare un senso di pienezza e a smorzare i picchi glicemici. Contiene poi anche omega 3, minerali e composti antiossidanti. Mi raccomando, con l'aumento di consumo di fibra serve integrare più liquidi e quindi bere di più durante la giornata. E ricordati di non consumare mai la chia senza averla prima idratata, perché può comportare rischi per la salute. Aggiungiamo un cucchiaio di olio evo. Ora versiamo gradualmente le polveri mescolando subito. Lavoriamo 2 minuti fino ad ottenere una massa compatta e poi lasciamo riposare per 15 minuti. Mi raccomando, questo riposo è il segreto perché è qui che psiglio e inulina legano l'acqua e costruiscono la rete che sostituisce il glutine. Trascorso il tempo, verso l'impasto in uno stampo, compatto bene e lo metto in forno a 170 gradi per 55 minuti e gli ultimi 5 minuti lo facciamo cuocere fuori dallo stampo. Con questa sinergia di ingredienti si ottiene un pane con un profumo più tostato e una crosta più bella. Importante è lasciare raffreddare il pane nel forno spento, socchiuso e poi sulla gratella e non tagliarlo prima delle 4 ore. Questo tempo infatti permette alle fibre di stabilizzare la mollica ed è anche il trucco per avere un pane che resta buono poi nei giorni successivi. Per quel che riguarda la conservazione, puoi tenerlo fuori dal frigo un paio di giorni, coprendolo con un canovaccio per fare in modo che respiri e non si creino muffe. Si può anche conservare a fette in un contenitore in frigorifero. Possiamo anche surgelarlo, sempre a fette, separandole con carta forno. Se provi questo pane, facci sapere com'è venuta la mollica e se vuoi altre ricette sinergiche con fibra intelligente, iscriviti al canale e seguici. Grazie e alla prossima!